Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2025. Ok. Abbiamo due carte, ragazzi, la carta della luna e la carta del carro. Potrebbe esserci qualche tema riferito al passato, potrebbe esserci qualche movimento, magari influenzato da certe paure, qualche scelta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per il mese di ottobre. Partiamo con la morte, la regina di spade, la giustizia, abbiamo un asso di denari, quattro di coppe, abbiamo un 9 di bastoni, abbiamo la sacerdotessa e l'8 di coppe. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento del mese, dopodiché andiamo a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, i soldi, eccetera. Allora, partiamo da questa morte che secondo me non è una carta così male, nel senso che, essendo all'inizio della lettura, mi parla di una trasformazione, di un cambio che andrete a effettuare o all'inizio di ottobre o già alla fine di settembre. Andiamo a vederla. 7 di spade, 7 di bastoni e la giustizia che avete già qui. Io credo che ci sia un cambio che state effettuando e potrebbe essere questo cambio una cosa, diciamo così, tra virgolette, segreta, nel senso che non volete ancora far sapere al mondo com'è questo cambio, a che cosa fa riferimento questo cambio, però vi dico che essendoci sia la morte che la carta della giustizia potrebbe essere un momento, un evento che determina il prima e il dopo. Questo ve lo dico perché sia la carta della giustizia che la morte hanno comunque una spada, tagliano. Mi viene da darvi come un avvertimento perché c'è anche un 7 di spade qui e quando c'è 7 di spade e giustizia vicini c'è sempre da fare molta attenzione a quello che si firma, agli accordi che si prendono. Andiamo a vedere la regina di spade, abbiamo la ruota della fortuna e un cavaliere di spade. Quindi c'è un cambio positivo.
Devo dire che è come se da questa morte in poi ci fosse una sorta di determinazione in più nel raggiungere i vostri obiettivi. Andiamo a vedere anche questa giustizia. Abbiamo un 5 di pentacoli e la morte. Wow. Oh sì, ragazzi, qua c'è qualche tipo di taglio. Potrebbe essere un taglio con il passato, considerato che qui abbiamo la luna. E arrivando poi anche alla ruota della fortuna è come se si aprisse il panorama per qualche cosa di nuovo. E difatti qui arriviamo a questo asso di denari che è un nuovo inizio. Sole. E 6 di spade. Quindi sì, c'è questo nuovo inizio. Che devo dire con queste due carte è abbastanza prospero. Il 6 di spade mi dice che vi state lasciando indietro qualche modo di pensare e potrebbe anche essere collegato alla morte che abbiamo qui, piuttosto che alla giustizia che abbiamo qui, che sono carte che si ripetono due volte entrambe. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli. Un 2 di bastoni e un 6 di pentacoli. Devo dire che secondo me è un qualche cosa che ha a che vedere con le vostre finanze, con l'economia, con qualche cosa che, diciamo così, potrebbe cambiare. Mm? Tenete presente che avete ruota della fortuna e asso di denari, sono due carte di nuovi percorsi, di nuovi inizi, di regali, di doni, di opportunità che potrebbero arrivare. Andiamo a vedere questo 9 di bastoni. Abbiamo il mondo e un 2 di spade. Questo 2 di spade mi riporta un pochettino alla carta del carro che avete qui. È come se doveste fare una scelta per fare un movimento. Tenete presente che avete anche il mondo e anche il mondo, come il carro, parla di spostamenti, parla di movimenti, parla anche di traslochi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 2 di pentacoli e 10 di coppe. La sacerdotessa è una di quelle energie che vi permette di vedere al di là, vi permette di vedere oltre. Tenete presente che qui all'inizio avevate un 7 di spade, come se fossero delle bugie che vi state raccontando, delle mezze verità. Guardando queste carte io ho la sensazione che qualcuno di voi stia difendendo una posizione. Però è anche vero che avendo la giustizia due volte, avendo la morte due volte, insomma, sento che un taglio in qualche modo ci sarà. C'è anche la ruota della fortuna che tecnicamente sono cambi positivi, però è proprio un momento, secondo me, il mese di ottobre, di trasformazione, di cambi, di nuovi inizi, di tagli con il passato. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Forza e re di denari. Guardate, l'otto di coppe di nuovo è una carta di spostamento, esattamente come il carro e come il mondo. Io ho la sensazione che voi andrete a cercare qualche cosa di più solido, di più stabile. Qui si tratta di avere il coraggio di cercare mete più ambiziose, mi verrebbe da dire. Quindi secondo me può essere un mese dove si lasciano indietro certe dinamiche del passato, si dà un taglio con queste dinamiche del passato e così facendo si aprono nuove strade, nuove opportunità. Allora ragazzi, partiamo dal lavoro.
Per chi è senza lavoro, vi dirò, è facile che inizi qualche cosa di nuovo, lasciatevi alle spalle il passato, lasciatevi alle spalle tutto quello che sono gli atteggiamenti, magari poco sani, poco genuini, ehm, perché io ho la sensazione che sì, potrebbe iniziare qualche tipo di lavoro, di collaborazione. Tenete presente che potrebbe non essere proprio vicino a casa vostra, dovrete magari spostarvi un po'. Ehm, non vedo per adesso che sia un qualche cosa nel lungo periodo, ragazzi. Cioè, può essere magari un contratto a termine, può essere un contratto a chiamata. Diciamo che non starete fermi, ok? Per le persone che sono dipendenti, ehm, allora, quello che mi viene da dire è di mantenere un profilo basso in questo periodo. Vi dico, potreste, come vi posso dire, potreste essere promossi e suscitare anche l'invidia di qualcun altro. Ed è per quello che le carte vi dicono di mantenere un profilo basso, di insomma, fate il vostro lavoro e non guardate in faccia a nessun altro. Vi dico che potrebbe anche essere un qualche cosa che state aspettando da un po' di tempo. Mm? Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora ragazzi, devo dire che non andrà male in questo periodo. Vi dicono le carte di non cercare, cioè di non scendere a compromessi con nessuno, ma di cercare comunque accordi che siano proficui per entrambe le parti. Anche per voi il tema dell'allontanarvi potrebbe essere proficuo, nel senso che secondo me potreste trovare nuovi clienti, soprattutto un cliente, vedo, potreste trovare che è molto molto importante e che andrete a seguire. Vi dico, non vedo grossi problemi, anzi, forse più è come se andaste verso l'espansione e il fatto che abbiate due volte la giustizia e due volte la morte può anche trattarsi del lasciare indietro certi clienti, certi servizi, certi contratti che magari in questo momento non vi servono più, non rendono più come prima. Se dovessimo parlare di soldi, ehm, allora, per quello che riguarda il flusso, diciamo, entrate-uscite, non vedo grossi cambiamenti. Sì, è vero, avete una ruota della fortuna, ma in quel caso lì la sento più come se fossero delle opportunità che arrivano. Diciamo che è abbastanza tutto regolare. Avendo questo carro, il mondo, l'otto di coppe e il 6 di spade, può essere che qualcuno di voi investa in qualche viaggio, in qualche spostamento. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere proprio la macchina, il mezzo di trasporto. Mm? Però a parte questo non vedo grossi problemi, ragazzi, da un punto di vista economico fluirà un po' tutto come sempre, diciamo, no? Nel caso siete senza lavoro, tenete sempre presente che avete ruota della fortuna e asso di denari, quindi anche per voi qualche soldo in più dovrebbe arrivare. Per quello che riguarda invece l'amore, allora, se siete single, io credo che qui qualcuno arrivi, ragazzi. Sarà anche abbastanza dirompente la conoscenza, sento come se le cose si sviluppassero con una certa velocità. E devo dire che secondo me se riuscirete ad aprire il cuore potrebbe effettivamente essere una relazione solida, concreta, che vi dà delle soddisfazioni.
E se per caso siete di quelle persone che pensate non riuscirò mai a farmi una famiglia, non riuscirò mai a trovare un partner o una partner giusta per me, ecco, ottobre potrebbe essere il mese in cui vi rimangiate queste parole, perché secondo me avete la possibilità di incontrare una persona con la quale effettivamente costruire qualche cosa di solido. Non sarà tutto, come vi posso dire, tutto cuoricini, nel senso è una relazione che parte, mi viene da dire, senza illusioni, senza la pompa magna, senza siamo fatti l'uno per l'altra o cose di questo genere, no? È una cosa che parte tranquillamente, c'è intesa mentale, vi cercate e da cosa nasce cosa. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, dunque ragazzi, qui ci saranno delle decisioni da prendere, da effettuare. Per qualcuno potrebbe riguardare questioni legate alla casa, comprare casa magari per qualcuno, o vendere casa, o cambiare casa, visto che abbiamo anche qui il carro che ci parla di traslochi. Per qualcun altro è una questione legale da sistemare, secondo me. È come se avessi bisogno di tutelarvi nei confronti dell'altro, o magari volete tutelare i figli, per esempio, no? Ci sono certe coppie che si sposano perché nel momento in cui uno dei due possa morire, l'altro, bene o male, è un po' cioè è come se ci fosse più tutela da parte ehm, dello Stato, da parte per quello che riguarda la parte legale. Oppure potrebbe esserci lo stesso tema per quello che riguarda una casa del tipo, non lo so, siamo in un momento di difficoltà economiche, quindi è meglio vendere la casa e noi andare in affitto. Potrebbe anche essere una cosa di questo genere. C'è come una spinta in avanti, ok? A cambiare quello che fino adesso è stato in un certo modo. Avete due carte della giustizia, due morti, la ruota della fortuna e un asso di denari. Quindi sento che è come se qualche cosa di vecchio venisse lasciato indietro per dare il passo a qualche cosa di nuovo. E ripeto, può essere una casa, può essere per qualcuno potrebbe anche essere molto pochi perché è proprio un accenno che mi danno le carte, però potrebbe anche trattarsi di sposarsi in comune, quel regolarizzare di cui dicevo prima, potrebbe essere il fare un accordo prematrimoniale. C'è come qualche tipo di contratto, di accordo che secondo me affronterete nel mese di ottobre, come affrontare un determinato tema e poi decidere di sì, ok, andiamo dal giudice, andiamo dall'avvocato, andiamo da chi che sia. Per quello che riguarda le persone che invece sono in una relazione più o meno, potrebbe anche essere una relazione clandestina. Dunque, detto sinceramente, con tutte queste morti e queste giustizie, per qualcuno potrebbe essere arrivato il momento di mettere un punto a capo. Non dico proprio di dare un ultimatum, però è come se ci fosse o la necessità di lasciarsi indietro qualche cosa del passato che è successo, oppure proprio la relazione. Vi dico questo perché ci sono tante carte di cambi, tante carte di chiusura e di nuovi inizi. Essendoci la carta della luna, ci potrebbero essere come delle illusioni, effettivamente. Ehm, Non vedo, non è che sia un brutto periodo per voi, però non vedo neanche che sia un periodo proprio idilliaco. Ci sono come degli alti e bassi, potrebbero esserci dei temi da discutere, potrebbero esserci dei nuovi obiettivi da dover cercare magari in coppia. Per quello che riguarda
la famiglia. Ehm, ecco, anche per questo tema, secondo me, tra la giustizia e la morte c'è qualche cosa che si andrà a regolarizzare, che andrà a cambiare. Qui potrebbe esserci un taglio con qualche questione burocratica o un aggiustamento, un riequilibrio di qualche questione burocratica che dà il passo a questo asso di denari, quindi a qualche cosa di nuovo. Sento che molte persone potrebbero regolarizzare in famiglia una situazione che è un po' di tempo che si trascina avanti. Per quello che riguarda mm, i nuovi progetti piuttosto che i figli, devo dire che ci sono delle buone prospettive per il futuro, prospettive di crescita. È come se questo 8 di coppe vi porta verso mete più alte, di conseguenza è come lasciare indietro i dettagli, cioè non fare più caso ai dettagli, soprattutto con i figli. Se c'è qualche cosa che non vi aggrada, ipotesi, chiedetevi il perché non vi aggrada, da dove arriva questo no, ok? È come se avessi bisogno di trasformare un po' il vostro modo di pensare per essere più vicini ai figli. Soprattutto se c'è tanta diversità di età tra voi e i figli, cioè nel senso se li avete avuti quando eravate già grandi, tipo 35-40 anni. Perché lì ci sono come due generazioni di diversità, di differenze, quindi è come se avesse bisogno di aprire un po' di più la mente. Per quello che riguarda la salute psicoemotiva, ragazzi, devo dire che anche lì non starete male. Secondo me questa giustizia vi aprirà gli occhi, vi darà la possibilità di rimettere in equilibrio certe cose. Qui avevate la luna e qui avevate un sette di spade inizio lettura ed è come se mano a mano che il mese si sviluppa vi toglieste un po' queste idee illusorie del sette di spade o le proiezioni della luna. Secondo me riuscirete a vedere, al di là di tutte le beghe che ci sono, qual è il bene più alto per tutta la famiglia. Ok, ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Rallentare e l'esistenza. È come se avesse bisogno di fare un passo alla volta con più calma. Questa carta vi dice che nel momento in cui uno va piano nel proprio percorso di vita, ha la possibilità di guardarsi intorno e nel momento in cui c'è qualche cosa da cambiare, da aggiustare, ha sia la possibilità di vedere questo qualche cosa che il tempo di farlo. Quando uno corre è fagocitato dall'obiettivo e perde un po' di vista tutto quello che è il contorno. Questa carta vi invita proprio a essere attenti ai dettagli. E poi abbiamo la carta numero 1, è un mago, che parla di esistenza. E proprio rallentare l'esistenza. Mi viene da dire, godetevi di più quello che avete, godetevi di più anche il tempo di ozio, il tempo con i familiari, il tempo di attesa. Cioè è proprio una fase dove probabilmente questi tagli, ve lo dico perché ci sono due volte la morte e due volte la giustizia, questi tagli possono effettivamente aprire il passo a qualche cosa di nuovo, ma ci dovete andare tipo con calma. Dovete fare i passi ponderandoli molto bene prima di effettuarli. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Il dirigente inverno. Quindi per chi stesse pensando di cambiare lavoro o cercando un lavoro, o magari per chi sta aspettando una promozione, può essere che quest'inverno arrivi effettivamente una posizione alta. Guardate, tenete presente che qua si finisce anche con un re di pentacoli, quindi è facile che entro la fine del mese qualcuno possa effettivamente avere come una promozione, un qualche tipo di incarico in più.
E le fatine sono sostegno e realtà. La realtà mi porta di nuovo alla carta della luna, perché fa vedere una fanciulla che si specchia nell'acqua, ma voi sapete che quando noi ci specchiamo, anche in uno specchio, l'immagine non è reale, è distorta. Quindi fate attenzione a quello che per voi è la realtà e a quello che invece è effettivamente la realtà, occhio alle proiezioni. E poi abbiamo sostegno. Qui potrebbe essere necessario, ragazzi, o cercare il sostegno di qualcuno o può essere che sarete voi a sostenere qualcun altro. Mi viene da dire i figli. Nel caso abbiate figli, credo che potreste appunto sostenere i figli nel loro percorso di crescita, nel loro momento di passaggio, nel loro momento di vita. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa però la potete anche fare con la sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi le credenze sull'amore, le credenze sui soldi, le credenze, non lo so, sul lavoro e via dicendo. E in più in quella parte ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è stata studiata come se fosse una scuola, una formazione per chi ha piacere di andare oltre quello che diciamo si sa normalmente, no? Non può essere chiamata una vera e propria scuola di esoterismo, però vi do vari trucchi per migliorare le vostre capacità psichiche, per pulire i vostri chakra, per lavorare con la legge di manifestazione. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!